Eccoci qua dunque. Finalmente siamo in questo nuovo studio di registrazione che ha deciso di ospitarci perché appartiene ad un caro amico. Questo, volevo dirvi, porta il nome di Telecinesound, che è uno tra i più gloriosi studi di registrazione di Roma, che prima era in un'altra ubicazione e che poi è stato trasportato qui per motivi pratici e di crescita. Comunque siamo qui in questo bellissimo studio, ringraziamo Simone Sciumbata per questa ospitalità e vi assicuro che i suoni che escono da questo studio sono veramente straordinari. È vero. Come tu garantisco. Bene, puoi garantire. Oltretutto abbiamo un pianoforte qua sotto che noi lo usiamo come un tavolino, che non è il tavolo tuo. È un signor strumento, ecco, certo. E il primo disco che io ho tra le mani questa mattina è un disco che effettivamente lo stavo guardando anche prima e mi incuriosisce. L'ho sentito ma non me lo ricordo bene. Del compositore Paisiello. 6 quartetti per flauto, opera 23, maestro Paisiello. Mi pare che ci siano delle cose da raccontare sul maestro Paisiello, o sbaglio? Paisiello, guarda, Giovanni Paisiello ha avuto una vita esemplare nel senso dell'aneddotica. E adesso allora te la racconto. Ti passo la palla. Grazie. E te la lascio. Grazie. Giovanni Paisiello nasce a Taranto, figlio di Francesco, stimato veterinario al servizio di Carlo III, re di Napoli. A 8 anni entra nel collegio dei Gesuiti di Taranto, con obiettivo non suo ma dei suoi genitori, come succedeva all'epoca. Nelle famiglie buone. Esatto, che avere un artista in casa non piaceva molto. Meglio allora, averlo giudice, avvocato insomma, la laurea, il pezzo di carta, come si direbbe adesso. E quindi i suoi volevano che lui intraprendesse la carriera giuridica, ma presto rivela un orecchio finissimo e una bella vocina. Così gli amici di famiglia convincono papà Paisiello a mandarlo a studiare musica a Napoli. E per fortuna, perché in quell'epoca i bambini con belle vocine e buona disposizione per la musica rischiavano di essere simpaticamente castrati nella speranza di farne musici di successo. Andava di moda, certo. Molto andava, molto di moda. Una brutta moda per i ragazzini. Lo so, per i ragazzini. Comunque lui la scampa. Lui si è salvato, meno male. A 13 anni Giovanni entra al Conservatorio di Sant'Onofrio, diventa maestricello, come si diceva, nel 1759. Poi comincia a sfornare il flusso ininterrotto di opere e operine che riempiranno fino allora la sua produzione e la sua carriera. Certo. In viaggio fin da subito, nel 63 a Bologna, poi a Modena, si fa apprezzare per il suo spirito e la vena melodica. Passa da Roma, mette in scena al Teatro Valle, che già esisteva, pensa, parliamo del 700, già esisteva il teatro che esiste ancora adesso. C'è ancora adesso, sì. Certo. Mette in scena al Valle la finta contessa e prosegue per rientrare a Napoli, dove riceve dai Borboni una quantità di commissioni per la Reggia di Caserta e per il San Carlo. Altro teatro storico che anche questo esisteva già a Napoli, esiste ancora adesso. Nel 68 troviamo Paisiello nei pasticci, e qui è un piccolo particolare personale e non artistico della sua vita. Lo troviamo nei pasticci per un episodio grottesco, ma anche vagamente rischioso. A fine agosto il nostro maestro indirizza una supplica al re per dribblare il matrimonio con una certa Cecilia Pallini, finta vedova e priva di dote, a cui si era promesso. Perde la causa e da una relazione della polizia sappiamo che il 14 settembre è costretto a sposare la furba Pallini nel carcere di San Giacomo degli Spagnoli, dove l'hanno rinchiuso per farlo rinsavire. Ma pensa te. Questo non si vuole sposare, lo non solo e ti sposi. E ti sposi per forza, con questa signora della quale poi non abbiamo saputo più niente. Nel 76, conclusi gli impegni in Italia, Paisiello parte per San Pietroburgo come direttore triennale degli spettacoli alla corte della zarina Caterina II, bel salto. Con un salario di 9.000 rubli l'anno, Chiaro. Grossa cifra, presumiamo. Diventa anche insegnante di musica della Granduchessa Maria Fiodorovna, moglie dell'erede al trono, e per un certo periodo si dedica alla composizione di brani strumentali, mettendo da parte l'opera, anche per una ragione pratica, perché
alla corte di San Pietroburgo non c'erano, erano assenti i librettisti italiani di valore. Quindi non potevano scrivere il testo italiano. È inutile fare le opere. E qui c'è un altro fatto epocale che per noi è incomprensibile. Nel 1784 lascia la Russia per tornare a Napoli e durante il viaggio, allora immaginati il viaggio San Pietroburgo, Napoli. In diligenza. In diligenza. Anche con 4 cavalli. Ma doveva essere un inferno praticamente, di freddo oltretutto. Di lungaggine di viaggio. Comunque, vabbè, questi all'epoca tutti affrontavano questi viaggi come se niente fosse, anche perché il discorso è sempre quello: se non sai che puoi fare una cosa meglio, la accetti per come te la offre la tua epoca. Chiaro. Già che c'è, si ferma un attimo a Vienna per mettere in scena, ma senza troppo successo, la ripresa di una sua vecchia opera. Fra il pubblico c'è Mozart, capito? Nell'epoca, oltre a fare i viaggi scomodi, però incontravi delle persone di un certo interesse, che già l'anno prima aveva assistito al Barbiere di Siviglia. E infatti lo Zampino di Paisiello si farà vivo nelle Nozze di Figaro e nel Don Giovanni di Mozart. A fine ottobre 84 arriva a Napoli, dove si mette subito al lavoro. Osa chiedere, e quello che conta riesce a ottenere, un privilegio che i suoi colleghi neanche se lo sognano: una pensione fissa di 100 ducati al mese, che gli garantisce una bella tranquillità insieme allo stipendio di 240 ducati annui come maestro della Real Camera. Tanti soldi, Tanti soldi. In cambio però deve rimanere da quelle parti e produrre opere per il San Carlo, almeno una l'anno. Ma nel 1798 anche quelle parti sono sconvolte dalla storia, quando il 1° dicembre la corte salpa precipitosamente verso la Sicilia per sfuggire all'invasione francese. Esatto. Arrivano i francesi, Napoleone. Chiaro. Paisiello rimane però convinto che la sua fama la proteggerà. E infatti, c'ha ragione. Infatti gli ha detto bene. Forse è per questo che lo sentiamo che è ancora qua, perché magari poteva fare una brutta fine. Infatti il 4 maggio del 99 è nominato maestro di cappella della Repubblica Napoletana, ma dura poco e al ritorno dei Borboni finisce in castigo fino al 7 luglio del 1801. Poi arriviamo a un grande cambiamento di vita, di panorama e di abitudini nell'aprile del 1802, quando l'ex maestro di cappella di Napoli arriva a Parigi convocato per i festeggiamenti di Napoleone. Lo hanno chiamato da Parigi a Napoli. Perché lui aveva già una bella fama anche in Francia. Evidentemente, certo, è chiaro. Assolutamente, a quei tempi. Non però, so come facessero, però. Evidentemente le notizie... Non c'era la radio, non c'era la televisione. Però si spargevano le voci. Ho visto in quel teatro Evidentemente, sì, evidentemente. Ma sai, c'è anche da dire che Napoleone era un suo sfrenato fan. Certo. Tant'è vero che fin dal 1797 lo tratta con imperiale magnificenza, dandogli l'incarico di direttore della musica di corte e uno stratosferico stipendio di 10.000 franchi più 4.800 franchi per le spese. Pensa, 15.000 franchi. All'epoca era una cosa spaventosa. Parigi sicuramente costava di più di Napoli, però come adesso. Tanto lo ammira Napoleone che appena lui arriva a Parigi gli chiede di comporre un'opera, una tragedia lirica, compito che Paisiello, malgrado il genere non sia nelle sue corde, ma bisogna tenere presente che è napoletano e quindi si adatta, assolve brillantissimamente. A metà 1804 torna a casa. Nella Napoli di Marat, fino al 1815, Paisiello vive nel lusso, negli onori e nel benessere. Gioacchino Murat. Gioacchino Murat. Marat, dice qua, mi sbaglio? Questa è una cosa che va risolta. Secondo me è Gioacchino Murat. È possibile? Sì, è Murat, sì, è vero. È un errore di battitura. Infatti, certo. Che era un parente di Napoleone, no? Sì. Napoleone l'ha messo un genero, una cosa del genere. Sì. Comunque, vabbè. Allora, vive nel lusso e è pieno di decorazioni, gli danno la Legion d'Onore, Accademico d'Italia, Cavaliere dell'Ordine delle Due Sicilie, con una pensione di 1.000 franchi, soldi che arrivavano. Però si trova faccia a faccia con il risentimento del re spodestato, tutto sommato abbastanza blando, quando i Borboni ritornano il 9 giugno del 1815. Napoleone è
è sconfitto, le truppe francesi se ne vanno e tornano i Borboni. Ma questo disagio non dura nemmeno un anno. Vedovo, senza decorazioni, ma con una comoda situazione economica, muore il 5 giugno del 1816. A che età? Nasce nel 1740 e nel 1816, quindi ha 76 anni. Ma giovane ancora. Beh, per l'epoca no, no, sì, no, per l'epoca. Per l'epoca era un'età, direi... rispettabile. Sì, molta gente moriva anche prima. Gli fanno un funerale con tutti gli onori, lascia in eredità, oltre a un gran mucchio di composizioni strumentali, ben 94 opere, traboccanti di melodie, una più fresca dell'altra. Riesce anche a firmare, prima di andarsene, Viva Ferdinando Re, inno nazionale, anche se per poco tempo, del Regno delle Due Sicilie. Così finisce la vita e la carriera, peraltro tutto sommato brillante, di Giovanni Paisiello. Ma devo dire straordinario. Straordinario, sì. Pensa te onori, denaro, no, ma quanto ha fatto, quanto ha lavorato, quanto ha composto, 96 opere. Sì. Caspita. Certo. Più tutto quanto le melodie, e addirittura l'inno nazionale. I pezzi per flauto, tutto faceva. Già, i pezzi per flauto di quali tu adesso ci parlerai. Di cui vi parlerò adesso. Molto bene. Allora Romano, adesso che abbiamo parlato dell'autore, parlaci tu degli esecutori. Certo, comunque ti devo dire che ti devo fare i miei complimenti per la presentazione che hai fatto di Paisiello, perché è vero che è stato un personaggio straordinario. Ma sei stato bravo te che sei andato a scavare questi particolari statistici, 94 opere e poi una serie di brani melodici. Uno meglio dell'altro. Per tanti strumenti, ma soprattutto il flauto, perché a Paisiello piaceva il flauto come strumento, anche perché nel Settecento il flauto era molto popolare. Era molto popolare. Era uno degli strumenti principali dell'orchestra, capito? Sì, assolutamente. Infatti in questa registrazione che Aulicus ha realizzato di 6 opere di Paisiello sono tutte quante per quartetto con flauto. Certo. Lo strumento leader è il flauto. Poi c'è una viola, un violino e un violoncello, ma che comunque fanno una struttura, creano una struttura musicale di supporto, ma la parte solista c'era il flauto. Cioè in pratica sarebbe come il quartetto d'archi, solo che il primo violino è sostituito dal flauto. Certo. E gli altri sono... Esatto, ma infatti il flauto in questa registrazione che Aulicus ha fatto è suonato da Ciro Cavallet. Il cognome tipicamente veneziano. Appunto. Infatti, anche il nome Ciro. Esatto. Vero. Infatti, nato a Venezia, ha compiuto studi classici musicali a Milano, successivamente è stato ammesso al Conservatorio di Musica di Winterthur in Svizzera, nella classe di concerto del professor Klemm. Poi naturalmente, siccome evidentemente era un giovane musicista di talento, ha preso parte a numerose masterclass internazionali in vari paesi, tenuti da illustri docenti. Io questo Klemm lo conosco. Sì, è un flautista famosissimo, famosissimo solista. Ma lui ha studiato anche con altri maestri di pari fama. Poi ha collaborato con l'Orchestra Sinfonica della RAI, con l'Orchestra Filarmonica di Varese, con la Svizzera italiana, ha fatto un sacco di cose e si è distinto, mi dicono qui, in ambito cameristico, che lo ha portato appunto a tenere concerti in Italia, in Francia, Svizzera, Germania, dappertutto come vedi. È apparso in trasmissioni televisive in Italia alla radio della Svizzera. Recentemente ha partecipato alla registrazione di opere di compositori tedeschi Fürstenau insieme al solista danese Bent Larsen. Quindi veramente lui è la stella, diciamo, la star infatti del è gruppo. lui, ma soprattutto perché ha avuto una specializzazione importante. E poi lui, come si sentirà,
ascoltando il disco, Certo. lui suona il flauto con un Benissimo, grande talento, sì. molto Sì, bravo. io l'ho sentito, infatti. Conosce bene lo Sì, sì, strumento, sì, capito? sì, Quindi sì, sì. è un interprete ideale per le opere di Paisiello. Certo. Poi ci sono sono gli altri che sono Dino Scalabrin, che dovrebbe sarà essere il secondo il violino, no? Immagino, il certo. violino, certo. Poi abbiamo Daniele La Pagella, viola. che è la viola, e Carlo Bertola, che è il contrabbasso, il violoncello. Sì, certo. Che dirvi di questi altri? Sono bravissimi tutti quanti anche perché il maestro Cavalè nel scegliere il piccolo organico di questa registrazione ha voluto assicurarsi la collaborazione di musicisti importanti. Ti credo. Anche Quindi, perché sono pochi, devono essere buoni, come si suol dire. Ma infatti anche per esempio il maestro Scalabrin, che è il violino, questo ha vinto borse di studio, audizioni con diverse orchestre, incredibili, 2 concorsi cittadini. Ha insegnato violino presso le scuole di musica Ovada, ad Alba, conservatori di Alessandria. Sono bravissimi questi. Certo. Quando questi strumentisti sono bravi, hanno una vita impegnatissima, perché vengono chiamati da tutte le parti. Ha inciso 2 CD, una di questi una prima registrazione dedicata a Petrassi, Respighi, Perosi. Pensa che il violino è importante e poi esibito in Svizzera. Mentre invece, scusa, volevo un momentino chiarire... Scalabrin violino, Scalabrin e violino, certo, certamente. Mentre invece Pagella, ecco, sì, certo, Pagella, che qui suona la viola, in realtà è diplomato in violino, presso il Conservatorio Vivaldi nella stessa città con il professor Biondi, e poi dopo è passato allo studio della viola, sotto la guida del maestro Ghedin, diplomandosi in viola nel 93. Ha preso parte a numerose anche lui, masterclass da tutte le parti, Giuranna, che è un nome che ci dice qualche cosa, Mendelssohn, che ci dice qualche cosa, registrazioni televisive per la RAI, per la televisione portoghese, messicana addirittura. Pensa a te che giro. È stato prima viola, senti questo, è stato prima viola dell'Orchestra Regional do Norte de Guimarães, Portogallo. E si è esibito regolarmente in Portogallo e Spagna. È stata prima viola all'Orchestra Sinfonica Giverdi di Milano, suona regolarmente dappertutto. Certo. Quindi bravissimi tutti, anche Bertola, violoncello, anche lui. Guarda un po' che ha fatto anche sono questo. tutti dei solisti, evidentemente, messi insieme. Bravo. Sono tutti potenzialmente dei solisti. Li metti insieme e c'è un super solista che collaborano fra loro. E a turno, a seconda dell'opera musicale che vanno a registrare, assumono il ruolo di strumento conduttore. In questo caso è stato appunto il Cavalè che, essendo uno specialista di flauto, ha preso la parte di leader. Comunque una bellissima registrazione, loro sono molto bravi. Vi raccomando, ascoltatela con attenzione, perché tra l'altro è anche un piacevolissimo ascolto. Stefano, ti ringrazio molto di questa giornata. È sempre una bella occasione. Poi sei qui con questo studio meraviglioso. Davvero. Ci sentiamo meglio, appoggiati al pianoforte. Grazie a tutti quanti. E a proposito, mi permetto di ricordarvi una cosa. È possibile acquistare i dischi Aulicus Classics direttamente dal nostro sito. Ve lo mandiamo a casa, disturbo zero. Fateci sapere e venite a trovarci. Grazie e arrivederci.